Salve gente, benvenuti o bentornati su Miss TV, la mia personale rubrica in cui parliamo di serie TV. Io sono Queen of Mischief e oggi vi racconto di una serie che ad alcuni ha fatto un po' storcere il naso. Ho deciso di concludere questa seconda stagione della mia rubrica con un po' di sana leggerezza, visto che abbiamo parlato di serie di altissimo livello. Parliamo di una serie TV che è andata in onda sul canale di Starz dal 2013 al 2015, ma che è ambientata nel nostro paese durante il Rinascimento e che gira attorno a una delle figure più importanti della storia italiana, Leonardo da Vinci. E voi penserete, e perché avrebbe fatto storcere il naso a qualcuno? Perché non è assolutamente attendibile storicamente. Con questa serie TV, infatti, dire che gli sceneggiatori si sono presi qualche licenza artistica è veramente un eufemismo. Guerre comandate dallo stesso Da Vinci, viaggi in America, perfino un incontro col conte Dracula. Diciamo che si sono presi fin troppe licenze artistiche. Però Da Vinci's Demons è talmente ben fatta, a mio parere, a livello di sceneggiatura, costumi e interpretazioni, che non poteva davvero farsi fermare da una cosa come l'inattendibilità dei fatti storici. Ci troviamo ovviamente a Firenze, in quella Firenze di Lorenzo il Magnifico che tanto piace alle persone appassionate di storia. Leonardo da Vinci è ancora nella bottega del Verrocchio e quella che troviamo in questa serie è una versione molto giovane del genio italiano. Questo Leonardo è arrogante, arguto, saccente, nel modo in cui può esserlo un ragazzo perfettamente consapevole delle proprie potenzialità, ma che non riesce a dimostrarlo appieno. Per costruirsi un nome, Leonardo si mette al servizio di Lorenzo de' Medici, prima come ingegnere militare, poi come artista, dopo che il Magnifico gli commissiona un ritratto della sua favorita, Lucrezia Donati. Ma nuvole scure si allungano verso Firenze, nuvole che vengono da Roma, dove il Papa Sisto IV sta tentando di aggiudicarsi il controllo su Firenze e su tutti i suoi tesori più preziosi. In tutto questo, un personaggio misterioso noto come il Turco raggiunge Leonardo e gli racconta dell'esistenza di un libro esoterico chiamato Libro delle Lamine. Questo libro potrebbe condurlo a ritrovare la madre ormai persa da tanti anni, madre che Leonardo non riesce a ricordare malgrado la sua memoria prodigiosa. Per arrivare al libro, però, Leonardo dovrà confrontarsi con Girolamo Riario, figlio del Papa, anche lui alla ricerca dello stesso oggetto, però per gli interessi di Roma. Come dicevo prima, le interpretazioni di questa serie sono meravigliose, a cominciare da Tom Riley, che interpreta Leonardo. Tom dà un volto fresco, nuovo a una figura così conosciuta. Una scelta di interpretazione davvero notevole, che passa da momenti particolarmente intensi ad altri più leggeri, senza mai dimenticare il proprio passato e le proprie relazioni. Il Leonardo di Riley è volutamente sopra le righe, geniale, che però non dimentica mai di avere anche una parte fragile. Opposto a lui, come yin e yang, abbiamo Girolamo Riario, interpretato da Blake Ritson. E lui per me è stato la rivelazione di questa serie. Riario è un personaggio difficile da apprezzare, ma l'attore che lo interpreta è stato talmente bravo da riuscire a salire in certi momenti, soprattutto durante la terza stagione, anche un gradino sopra Tom Riley, che comunque ha fatto un lavoro bellissimo. Con Riario conosciamo un personaggio tridimensionale e sfaccettato, tenuto fermo dalla sua fede, ma spinto dalla voglia di essere qualcuno nel mondo. Tormentato, affascinante e serafico, una combinazione coi fiocchi. Altre menzioni speciali vanno a Laura Haddock, che interpreta Lucrezia Donati, Lara Pulver, che invece interpreta Clarice Orsini, Elliot Cowan, che è l'interprete di Lorenzo il Magnifico, e Eros Vlachos, che interpreta Nico. Per ora solo Nico, guardate la serie e ne saprete di più. Il mio voto personale per questa serie è 7. Questo, ragazzi, era l'ultimo episodio della mia serie. Chissà, forse un giorno ci rivedremo di nuovo su questi schermi. Ma nel frattempo non dimenticate di mettere mi piace a questo video e di condividerlo con tutti i vostri amici. Continuate a seguire Wikos su tutti i nostri canali, commentate sotto questo video e fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie. E, fino alla prossima volta, se ci sarà, un saluto a tutti dalla vostra Queen of Mischief.